Buonasera cari amici di Trieste, grazie per questa accoglienza calorosa. Torno qui per la terza volta in pochi mesi perché Trieste è stato teatro negli ultimi mesi, teatro e avanguardia di una vera resistenza di popolo che non si deve spegnere. Noi siamo la prosecuzione di quella battaglia civile, democratica, per la difesa del lavoro, per la difesa della dignità dei lavoratori. Io non dimentico quelle scene indegne che hanno fatto il giro del mondo, non dimentico i volti coraggiosi e fieri di quei portuali guidati dall'amico Stefano Putzer, inutilmente colpiti con violenza da un potere cieco e balordo che oggi pretende di dare lezioni di democrazia agli altri. Vedo in questi giorni tanti torturatori che si sono improvvisamente convertiti al rispetto dei diritti umani, sono diventati tutti molto sensibili, molto empatici, denunciano le operazioni violente, presuntivamente violente, messe in piedi da uomini che rappresentano sistemi che loro non controllano, e sono gli stessi uomini, le stesse persone, le stesse strutture, gli stessi ministri, gli stessi ipocriti, gli stessi usurai che hanno passato gli ultimi 2 anni a torturare e a diffamare noi. Complimenti! Ebbene, sappiate che le vostre lamentele, le discussioni tra il ridicolo e il patetico che il nonno banchiere Mario Draghi quotidianamente propone davanti ad un circuito di parlamentari stanchi non hanno più nessuna presa, perché sono semplicemente fasulle, e tali suonano le sue parole nelle orecchie di tutti quelli che ancora hanno un cervello per pensare e un cuore per sentire. Ci hanno portato questo vecchio consulente di Goldman Sachs, degno successore di un altro personaggio infausto e mediocre, presentato però come un grande eroe. Mi riferisco a Mario Monti. Ce l'hanno portato qui come se fosse una specie di Madonna Pellegrina, un salvatore, un nuovo eroe pronto a trasformare in oro tutto quello che nella sua magnificenza avrebbe toccato. E in realtà ci siamo resi conto, dopo pochi mesi, a distanza di 1 anno, di avere a Palazzo Chigi un pericoloso principiante, un inetto della politica, un inconsapevole artificiere, messo lì per difendere interessi antinazionali, che quotidianamente mette in pericolo la vita di ognuno di noi con frasi assolutamente assurde. Quest'uomo ha avuto il coraggio, pochi giorni fa, di dire in Parlamento che l'Italia avrebbe inviato armi all'Ucraina, di fatto posizionando il nostro paese in guerra contro la Russia, e lo ha fatto da solo, nel buio della sua incoscienza, della sua insipienza, abituato a trattare temi delicati di geopolitica con la stessa leggerezza con la quale trattava argomenti futili con i suoi amici usurai. Quest'uomo non si rende conto di quello che fa, non si rende conto della delicatezza del momento, non conosce gli strumenti della politica,
non ha probabilmente mai letto un testo di geopolitica, non sa nulla di quello che accade, è un volgare contabile, diventato eccezionale solo agli occhi di quelli che ancora credono alle menzogne che il nostro circuito mediatico scrive impunemente. Ora, perdonatemi se mi metto il cappuccio, non sto diventando un massone come il Premier adesso, non lo metto solo perché fa freddo. E allora vi stavo dicendo, cari amici, che il momento è delicato, e nel momento più delicato che l'Europa occidentale ha attraversato dal dopoguerra in poi, noi ci ritroviamo sfortunatamente alla guida del paese un uomo che unisce due clamorosi difetti: l'arroganza di chi pensa di sapere molto e l'insipienza di chi in realtà non sa nulla. Ora, di fronte a questa situazione, noi abbiamo il dovere di costruire un argine nelle piazze, nel paese, restituendo centralità ai circuiti veri della politica partecipata, affinché salga dentro e cresca nella coscienza popolare un sentimento di verità che liberi il paese dalle grinfie di personaggi che lo utilizzano come merce di scambio su tavoli che noi non vediamo e non conosciamo. Non possiamo accettare che quest'uomo metta in pericolo la vita di 60 milioni di persone solo perché deve dare risposte a quelli che lo hanno prima arricchito e poi piazzato ai vertici dello Stato senza passare dal voto. Non possiamo permetterlo. I suoi debiti li paghi da solo Mario Draghi, non attraverso la vita, il sangue, il coraggio e la libertà di 60 milioni di italiani. Per cui vi dico, facciamo molta attenzione, perché un uomo che è riuscito a imporre uno strumento malefico come il Green Pass, impedendo a uomini che non hanno fatto nulla, che non hanno commesso nessun reato, di non poter neppure lavorare, costretti ad una vita di stenti, sul presupposto fasullo che la vaccinazione avrebbe interrotto la catena dei contagi. Ebbene, un uomo che è stato capace di fare questo è potenzialmente capace di tutto. E nonostante l'assoluta mediocrità di questo personaggio, che rasenta in alcuni momenti il ridicolo, ecco, non so se voi avete fatto caso al tweet che ha scritto qualche giorno fa l'amico suo, che poi lì insomma tanto amico non si è dimostrato, presidente dell'Ucraina Zelensky. Ebbene, Zelensky ha scritto un tweet: io al posto di Draghi mi sarei nascosto in una caverna di Tora Bora per la vergogna. Invece lui non ha fatto, insomma è un uomo che sa incassare. In un tweet ha scritto: Draghi, non ti ho potuto rispondere, visto che Draghi si era lamentato in Parlamento del fatto che il presidente dell'Ucraina non gli avesse risposto al telefono, si è lamentato pubblicamente di questa circostanza. E allora Zelensky, che comunque insomma da ex comico la battuta perlomeno insomma ce l'ha, magari come politico non è un granché, ma come comico funziona, ha avuto la velocità di pensiero di rispondere pubblicamente dicendo: ma Draghi, non preoccuparti, la prossima volta interrompo la guerra per rispondere a te al telefono. Allora, questa è una figura, io non ricordo un politico di medio livello, non di grande livello, mai umiliato in termini pubblici in maniera così sanguinosa da nessuno. Questo capita nell'Italia di oggi, guidato da un personaggio che è talmente ridicolo nella misura in cui invece i media lo presentano come uno scienziato. Questo è il livello di mistificazione che c'è nel nostro paese. Siamo nelle mani di media che non si limitano a mentire, perché sarebbe il minimo questo, ma che riescono in un'impresa ancora più sottile. Cioè riescono a trasfigurare, a cambiare totalmente la realtà delle cose e a presentare un volgare banchiere come un grande statista. E il risultato di questa mistificazione è sotto gli occhi di ognuno di noi. Non so se avete ascoltato le parole
del presidente francese Macron, che non è molto migliore di Draghi, è un altro banchiere, è un altro che risponde agli stessi circuiti oligarchici, è un altro uomo che non riconosce la sovranità popolare ma serve solo gli interessi del denaro. Ma per quanto mediocre, ma per quanto non particolarmente brillante, Macron ha tenuto in questa circostanza un profilo accettabile, ha continuato a tenere un rapporto con il presidente della Russia Vladimir Putin, si sta ponendo come interlocutore, sta cercando di mediare, si è posto al centro della scena internazionale, mentre noi abbiamo un ministro degli esteri che fino al giorno ministro degli esteri, esperto in Coca-Cola e Fanta, che se ne va in giro a fare figuracce in giro per il mondo, permettendosi di bollare il presidente Putin come fosse un animale. Ma dove crede di essere? Ma questo è forse il linguaggio della diplomazia? Ma noi abbiamo avuto ministri degli esteri come Aldo Moro, come abbiamo fatto a scendere così in basso? Ora io dico, facciamo un'analisi seria rispetto a quello che sta capitando. Cerchiamo di non cadere nel tranello del regime che vuole per forza semplificare, che vuole per forza tagliare con l'accetta il mondo. Da una parte i buoni, dall'altra i cattivi. Da una parte quelli che fanno 50 vaccini, dall'altra i Novax. Da una parte quelli che tifano per il bravo Zelensky, dall'altra quelli che tifano per il cattivo Putin. Ma secondo voi questo è un modo per spiegare, per capire, o solo un modo per suggestionare, per ricattare, per minacciare, per impedire che nasca nel paese un dibattito serio e critico? Non esistono ragioni che sono tutte da una parte e torti che sono tutte dall'altra, e non è possibile ragionare in termini emotivi, perché la politica è una scienza cinica, fredda, che può diventare alta, nobile, dignitosa, sentimentale perfino, ma ci sono dei momenti come questi nei quali la politica diventa necessariamente una scienza cinica, razionale, per certi versi anche molto cinica e pericolosa. Ebbene, qual è la verità? Che cosa sta accadendo? Perché è scoppiata la guerra in Ucraina? Diciamoci la verità, diciamocela tutta. Noi siamo di fronte al fenomeno finale più evidente di un meccanismo che non nasce oggi, che parte da lontano ed è il risultato di un'idea di mondo, di un'idea di storia, di un'idea di uomo, elaborata, pensata, pianificata, spiegata, cristallizzata dentro i documenti, dentro i libri, scritti dai principali uomini del potere profondo atlantico, che alla caduta del muro di Berlino hanno pensato di costruire un mondo unipolare, con un solo centro di potere, dove pochi incappucciati nel buio del loro potere avrebbero pensato di poter dominare gli uomini ovunque e per sempre. Questa follia globalista è fallita e noi dobbiamo dirlo con chiarezza. Il mito che prevedeva la costruzione di un unico centro di potere a guida atlantica, che avrebbe infine costretto tutti gli uomini di qualsiasi nazione, di qualsiasi cultura, privati della loro identità, privati delle loro radici storiche, annullati nelle rispettive tradizioni, cancellati i sentimenti religiosi. Ebbene, quest'uomo, per come lo immaginano loro, slegato da un'idea di realtà, sarebbe infine dappertutto rimasto vittima e schiavo di un meccanismo mercantile, vile rotellina nelle mani dei padroni della produzione, slegato da contesti familiari, tradizionali e nazionali, servo muto dei nuovi giganti del web. Ecco, questo mondo noi non lo vogliamo. E la guerra di oggi non è la guerra fra l'Occidente libero, ma quale libero? Che nessuno di noi, se non ha un Green Pass, può prendere un caffè al bar di fronte. Ma di quale libertà state parlando? Quale libertà dovremmo difendere? Avete chiuso i siti
che spiegavano fin dall'inizio che il virus era il risultato di una manipolazione. Avete spiegato fin dall'inizio, avete chiuso e cancellato, tappato la bocca tutti quelli che non ripetevano le menzogne costruite dal potere, e ora avete il coraggio di puntare il dito contro Putin. Almeno lì la guerra è vera, non è una guerra dissimulata come quella che combattete voi. Ebbene, non avete nessun titolo per dare lezioni a noi, perché noi la libertà di espressione e di pensiero l'abbiamo sempre garantita a tutti. Non ci siamo mai permessi di tappare la bocca a quelli che hanno mentito per anni e si sono mascherati dietro un'epidemia fomentata mediaticamente per raggiungere risultati di natura politica. Siete voi che, mentendo, odiate la verità e cercate di tappare la bocca a noi. C'è un libro che vi consiglio di leggere che si chiama La grande scacchiera. È un libro che è stato scritto, pubblicato anche in Italia, credo nel 96, da Longanesi, scritto da un politologo di origine polacca, americano, recentemente scomparso, che si chiama Brzezinski. Questo libro racconta precisamente il mondo che noi stiamo vivendo oggi. Brzezinski dice: è illusorio pensare che gli Stati Uniti d'America potranno per sempre dominare il mondo. Tutti gli imperi hanno avuto una nascita, una crescita e alla fine, come qualsiasi organismo vivente, una fine. Questo destino riguarderà anche il nostro impero. Ma per far sì che la potenza degli Stati Uniti sia l'ultima, che non ci sia più nulla oltre il nostro potere, noi dobbiamo permeare il mondo dei nostri valori, delle nostre credenze. E poi aggiunge: sappiate che chi comanda in Europa comanda nel mondo, e per comandare in Europa noi abbiamo un solo problema: la Russia, che non si adegua ad inginocchiarsi di fronte al nostro modello globalista. E lo mette nero su bianco e dice precisamente che avrebbero accerchiato la Russia facendo entrare dentro i circuiti atlantici l'Ucraina in un periodo di tempo che va dal 2005 al 2010, ha sbagliato di una decina d'anni. Ora, secondo voi, alla luce di questi fatti che sono documentati, che sono messi nero su bianco da personaggi che sono stati al centro del potere nazionale e internazionale, di Brzezinski si dice che sia stato uno dei creatori di Obama, secondo voi è possibile immaginare che sia vero il racconto dei nostri media, che dipingono un personaggio improvvisamente impazzito, che si alza una mattina e decide di invadere un paese vicino solo perché ha dormito male la notte? Ma vi sembra credibile questo racconto? Allora la verità è un'altra, è che dopo la caduta del muro di Berlino, la NATO ha pensato di allargarsi fino al punto di arrivare ai confini estremi della Russia, mettendo in pericolo la sicurezza di quel paese che non ha nessuna intenzione di abbandonarsi alla globalizzazione americanocentrica. Il problema è solo questo: perché mai dovrebbero accettare testate nucleari a 100 km da Mosca? E perché mai Kennedy nel 1962 minacciò la guerra nucleare quando i sovietici posero i missili a Cuba? Era forse un guerrafondaio Kennedy? Erano malati, erano pazzi, erano assassini, erano criminali. La geopolitica ha le sue regole e bisogna ritornare ad un'idea di realpolitik, dove nessuno Stato può pensare di convincerne un altro con la forza dell'avanzamento continuo. Noi dobbiamo capire che il mondo che vogliamo si deve basare su un equilibrio giusto. Morta questa globalizzazione affamante, dobbiamo ricostruire un mondo multipolare dove le diverse nazioni, i diversi ambiti, le diverse aree, diversi su basi culturali, relazionali, trovano un modo di stare insieme, ma non dentro l'omologazione che vogliono i padroni del vapore, ma rispettando le identità altrui, perché solo chi rispetta le proprie tradizioni può rispettare quelle degli altri.
abbiamo bisogno di vivere in un mondo completamente omologato. Non è questa l'idea di progresso che possiamo accettare. E guardate che questo tipo di globalizzazione cammina di pari passo con lo svuotamento del sentire religioso e metafisico. Non è un caso che proprio adesso, mentre si va verso la costruzione di un unico potere globale che pretende di mettere bocca in ogni angolo della terra, si svuota il senso più autentico delle religioni tradizionali e tutti si mettono insieme per venerare una divinità indistinta che è buona per tutti e non è buona per nessuno. Ebbene, non è questo quello che noi possiamo, non è questo il mondo che noi possiamo difendere. E noi di Ancora Italia chiediamo semplicemente di ricostruire i luoghi fisici della politica, perché abbiamo delegato per troppo tempo il nostro potere, la nostra sovranità nelle mani di istrioni, di personaggi, di imbonitori, di pagliacci che popolano la televisione ma non conoscono le persone che popolano le piazze, non conoscono i problemi reali, non hanno idea di come funzioni la politica, non hanno idea di quello che stanno facendo. Ricostruiamo luoghi veri della partecipazione, guardandoci in faccia, discutendo insieme, facendo sintesi, parlandoci, litigando se del caso. Ma riscopriamo un senso di comunità politica e umana, che è l'unico modo che abbiamo per resistere di fronte a questi tempi difficili e pericolosi. Ebbene, cari amici, non dobbiamo lasciarci andare ad un clima di smarrimento, perché è vero, i tempi sono difficili, ma quando i tempi sono più difficili, bene, lì può venire fuori la grandezza di un popolo, la grandezza di gente che proprio nelle difficoltà riesce a trovare la soluzione migliore. Noi siamo questo oggi, una sentinella, una testimonianza, un'avanguardia di persone che non si sono arrese, che non hanno voglia di girarsi dall'altra parte, che vogliono recuperare le leve decisionali oggi usurpate da personaggi inviati dai circuiti più oscuri della finanza internazionale. Noi vogliamo rimettere in piedi un circuito democratico non svuotato che rimetta al centro l'uomo e la persona e non il mercato e il denaro, e lo faremo. E dobbiamo farlo, cari amici, con spirito di solidarietà e di generosità. Io voglio lanciare un appello a tutte quelle forze, a tutte quelle associazioni, a tutti quegli amici che hanno passato quest'ultimo anno e mezzo nelle piazze insieme a noi, rischiando ogni santo giorno, finiti nel mirino di un potere perverso che utilizza i sistemi più diversi per diffamare, per colpire, per minacciare. Ebbene, mettiamo da parte i nostri piccoli interessi personali per costruire una sola forza di popolo in grado di reagire e di difendere gente che oggi non ha rappresentanza politica. Non ci possiamo più permettere di andare da soli. Noi non abbiamo preclusioni nei confronti di nessuno, noi non mettiamo veti nei confronti di nessuno, ma così come non ne mettiamo, non ne accettiamo. Non abbiamo bisogno di farisei che vengono qui a dare i voti agli altri. Cercate di avere la stessa generosità che abbiamo noi e costruiamo un'area di pensiero che possa dare risposte al Paese. Questa è l'unica priorità che oggi dobbiamo affrontare. Il 31 marzo finisce in teoria lo stato d'emergenza, ma rimangono in piedi le strutture tipiche che sono state imposte proprio dietro il paravento dello stato di emergenza. Quindi, anziché uscire da una situazione emergenziale, noi ci stiamo praticamente entrando, stiamo normalizzando l'emergenza. Il 31 marzo, se così fosse, si consuma quello che si può definire un vero e proprio golpe, perché quando la sospensione dei diritti costituzionali non è più neppure giustificata dall'adozione di misure di emergenza che non avevano comunque nessun senso, ebbene si sta costruendo una nuova normalità all'insegna dello svuotamento dei nostri diritti naturali. Il 1° aprile entriamo ufficialmente dentro una dittatura di fatto.
E io chiedo alle persone che hanno visto sbriciolarsi giorno dopo giorno il diritto alla libera manifestazione, il diritto alla libertà di espressione, il diritto al lavoro. Ebbene, io chiedo a voi, ma con quale coraggio oggi chiedete al mondo libero di schierarsi contro il dittatore Putin? Guardatevi allo specchio se volete trovare un dittatore. I capi del mondo libero sarebbero personaggi come il canadese Trudeau, che ha persino sospeso i conti correnti delle persone che non ubbidivano alle sue leggi folli. Quello è il futuro che stanno preparando per noi. Il Green Pass è un'infrastruttura digitale destinata a rimanere, perché è solo il primo passo per costruire una società della sorveglianza che ci vedrà entrare nei panni degli schiavi digitali per sempre. Reagiamo ora perché domani sarà tardi. E voglio dire a quegli ipocriti che in Parlamento si lamentano del fatto che Putin vieta le manifestazioni a Mosca, ecco, non c'è bisogno di andare a Mosca, a noi le hanno vietate più modestamente a Pordenone, in posti qui. Lo scorso anno, con la scusa del Covid, ci hanno vietato di partecipare e di organizzare pacifiche e legittime manifestazioni politiche, perché sennò c'era questo virus nell'aria pronto a colpirci, e il dottore Fabio Franchi forse ne sa qualcosa. Vado verso le conclusioni, anche perché adesso l'ora si è fatto tardi. Vi lascio con un invito: cerchiamo di costruire insieme una comunità politica. Non abbiate paura di riprendervi i vostri spazi pubblici. Ci hanno fregato per anni dicendoci che la politica è una cosa sporca, è una cosa brutta. È vero, lo è sporca e brutta quando la fanno gli uomini che sono sporchi e che sono miserabili. Diventa una cosa bella e nobile quando la facciamo noi. La politica non è un mostro a sé stante che sta lì e si può analizzare come se fosse fermo nella sua qualità ontologica. La politica è qualcosa che costruiamo noi giorno per giorno. E io vi dico che persone sane, oneste, buone, consapevoli possono costruire un modello diverso di società, ma fino a quando le persone migliori, le più disinteressate, saranno escluse dal circuito pubblico, appaltato soltanto a mezze figure, a ricattati e a ricattatori, ad usurai e a miserabili, a teatranti, a mistificatori di professione, ebbene, se noi non ci riprenderemo i nostri spazi, se noi non avremo la forza di ricacciare questa gente nel buio che li contraddistingue, ebbene noi non cambieremo mai nulla. Vi chiedo quindi uno sforzo, dedicate una parte della vostra vita, una parte della vostra giornata a costruire insieme a noi un modello di società differente, perché non lo farà nessuno per noi. Mettiamoci insieme, con passione, con generosità, se del caso anche con spirito polemico, perché noi non siamo una società perfetta, non siamo una comunità perfetta. Diffidate di quelli che vi dicono che hanno costruito una società di puri, di buoni, dove non esiste il male, non esiste nessun disvalore, ma sono tutti perfetti, limpidi al servizio del popolo. Quelli che si presentano così in genere sono i peggiori e i più luridi, come l'esperienza del Movimento 5 Stelle ha dimostrato. Noi siamo una società umana e come tutte le società umane abbiamo luci e ombre, ci sono persone migliori, persone peggiori, persone disinteressate, persone più nobili, persone più forti, più coraggiose, altre meno, ma siamo animati da uno spirito di verità e di giustizia, e questo spirito lo mettiamo al servizio di ognuno di voi, questo ve lo posso garantire. Concludo perciò dicendovi: non è in atto nessuna guerra tra Oriente e Occidente, è in atto il primo tempo di una partita più ampia
che vede da una parte il declinare del potere di un perfido circuito composto da globalisti come Macron, come Trudeau, come Mario Draghi, come Joe Biden, finalmente messi in discussione da uomini politici che in ogni angolo del mondo vogliono costruire un nuovo ordine internazionale. Noi non siamo con i russi contro gli americani, non siamo con una nazione contro un'altra, noi siamo a favore di tutti quegli uomini, a prescindere dalla nazionalità, che in ogni angolo del pianeta combattono con noi e per noi per costruire una società fondata sul rispetto delle diversità, sul rispetto delle diverse culture, su un'idea di fratellanza che non è omologazione, ma rispetto dell'altro, che significa rispetto di se stessi. E voglio lanciare proprio qui, da Trieste, che è una città per sua natura accogliente, per sua natura esempio di cosa significhi poter vivere dentro un contesto valoriale profondo, che accoglie e non discrimina. Ecco, voglio lanciare da qui un appello: non fatevi manipolare da quelli che vogliono indicarvi un bersaglio di comodo. Questa situazione è il risultato di un desiderio di semplificazione, e la semplificazione di fenomeni complessi è sempre manipolazione. Noi abbiamo il dovere non di ubbidire, ma di ragionare. Non cadiamo nei tranelli del potere, restiamo insieme e costruiamo una società fondata sul sentimento. E dove c'è sentimento, dove c'è capacità critica, raramente lì cresce la malvagità, cresce il veleno di chi vuole dei burattini al servizio di un potere cieco, perché non sa affrontare la libertà e il desiderio di verità di uomini che non sono abituati ad obbedire tacendo, ma ragionano, e ragionando imparano e insegnano. Grazie a tutti voi.